Buongiorno a tutti e benvenuti al 40° episodio di GLS Backgammon News. Lunedì inizieranno a Kamena Vurla in Grecia i campionati del mondo a squadre. Saranno presenti 25 nazioni, 15 delle quali schiereranno anche una squadra femminile. Ricordiamo che questa è la seconda edizione in cui ci sarà anche un campionato del mondo a squadre femminile. L'anno scorso alla prima edizione hanno partecipato 8 squadre, quindi quest'anno abbiamo quasi il doppio delle squadre. Direi un grandissimo risultato. Ma partiamo subito a presentare le diverse squadre. La Danimarca non ha bisogno di presentazioni. Una squadra fortissima, tutti i giocatori sono di altissimo livello. Segnalerei nella squadra femminile la fortissima Pia Jeppesen, che potrebbe tranquillamente giocare nella nazionale maggiore in quasi tutte le squadre. È veramente una giocatrice di ottimo livello. Anche la Germania ha una squadra fortissima, capitanata da Dirk Schiemann, che è primo nella lista BIMAB, Super Grandmaster 2, ed è il primo ad aver ottenuto il primo posto davanti a Mochi. Anche la Germania presenta anche la squadra femminile. Poi abbiamo lo squadrone giapponese con Mochi, Michi e Ueda. Quindi sicuramente una squadra temibilissima e una delle candidate alla vittoria finale. Anche il Giappone schiera anche la squadra femminile. La Svezia ha una squadra molto forte, però manca il giocatore più rappresentativo, Thomas Tenland. E anche la Svezia schiera la squadra femminile. Tutte le nazioni principali hanno portato 2 squadre al campionato del mondo. Regno Unito ha ben 10 giocatori, ma mancano i 2 giocatori più rappresentativi, Sebastian Wilkinson e Gus Owen. Schierano però 2 giovanissimi in rapida crescita, Oliver Squire e Rhys Hodges. Ricordiamo che la squadra femminile del Regno Unito è arrivata in finale lo scorso anno. Gli Stati Uniti hanno un'ottima squadra, ma come al solito mancano diversi top player. La squadra femminile americana ha vinto a Stoccolma lo scorso anno il campionato del mondo a squadre. La Norvegia è sempre una squadra molto forte, anch'essa presenta anche la squadra femminile. La Francia ha vinto il titolo 2 anni fa, l'anno scorso invece non è riuscita a superare il girone di qualificazione. Ricordiamo che giocava nel girone dell'Italia. È sempre una squadra molto temibile, anch'essa schiera anche la squadra femminile. Poi abbiamo i padroni di casa, i greci, che schierano una squadra che a mio avviso è molto più forte rispetto allo scorso anno, in cui
sono arrivati in semifinale. Per cui occhio alla squadra greca. Poi abbiamo i campioni in carica, la squadra austriaca, che ha battuto l'Italia in finale lo scorso anno. Hanno solo 5 giocatori e non presentano una squadra femminile. Belgio, sempre molto temibile, una squadra compatta di ottimo livello. Sono particolarmente conosciuti in Italia perché hanno giocato diverse volte in tornei CNB, Michel Lamotte e Johan Wuyck, che è il capitano della squadra. Anche il Belgio non presenta una squadra femminile. Poi abbiamo la squadra olandese che ha partecipato solo alle ultime 2 edizioni, ma ha fatto molto bene. Una squadra con ottime individualità, particolarmente conosciuto in Italia, affezionatissimo ai tornei CNB, Paulus van Rooyen. Anche l'Olanda non ha la squadra femminile. Poi abbiamo la Georgia, squadra molto forte, capitanata dal conosciutissimo in Italia e non solo in Italia Nodar Gagwa. La squadra è questa volta il gran completo, con tutti i suoi giocatori più forti, e schiera anche la squadra femminile. Le 2 squadre italiane sono state ampiamente presentate nei 2 video che potete trovare in alto a destra e in descrizione. L'Italia difende il secondo posto dello scorso anno. La squadra femminile invece è alla sua prima partecipazione al campionato del mondo a squadre. La Romania ha vinto il titolo in Germania nel 2021, tra la sorpresa di tutti i giocatori. È una buona squadra, anche se manca di Virgil Tudose, che è probabilmente il giocatore più forte della squadra, e mancano anche i nostri Florin Poppa, Stelian Iancu e Daniel Tudose. Anche la Romania presenta una squadra femminile. La Finlandia invece schiera solo la squadra maschile, che però è una squadra di buon livello con diversi giocatori di esperienza. Anche l'Ungheria ha la squadra maschile e femminile. Manca la conosciuta Katalin Vezeli, che ha partecipato a parecchi tornei in Italia. La Svizzera non presenta la squadra femminile, è una squadra di buon livello ma non può essere considerata tra le favorite. La Turchia è capitanata dal conosciutissimo Arda Findikoglu, schiera sia la squadra maschile che quella femminile, ma mancano parecchi dei giocatori più forti. La Turchia ha diversi giocatori molto forti, ma non sono presenti in Grecia. L'Ucraina schiera solo la squadra maschile, è una buona squadra, ma non parte sicuramente tra le favorite. L'Irlanda è alla sua seconda partecipazione con la squadra maschile. Anche l'Irlanda ha dei buoni giocatori, ma non può essere considerata tra le favorite. Gibilterra schiera anche la squadra femminile, con alcune giocatrici che hanno giocato nella squadra principale gli scorsi anni. Quindi attenzione alla squadra femminile di Gibilterra. La squadra principale è una squadra non tra le favorite, ma che ha già riservato
gli scorsi anni delle sorprese. Ad esempio, lo scorso anno ha battuto i fortissimi giocatori francesi. La Serbia non presenta squadra femminile, anch'essa non può essere considerata tra le squadre favorite. Bosnia-Erzegovina, solo la squadra principale. È una squadra interessante che schiera alcuni giocatori esperti come ad esempio Drazenko Vucina e dei giovani interessanti come Benjamin. Infine abbiamo la squadra di Cipro, che è un outsider, non presenta la squadra femminile. Le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta e speriamo di poter offrire il commento della maggior parte di queste partite. Vi raccomando di far sentire il vostro sostegno alla squadra. Questo sostegno è stato di grande aiuto nelle ultime edizioni, sia live che online, in cui la squadra ha ottenuto degli ottimi risultati. Siamo in partenza e lunedì inizieranno le gare e gli streaming. Grazie a tutti e Forza Italia!